Allora, buongiorno a tutti. Intanto, come potete vedere, dopo più di 2 mesi di gessi, tutori, interventi chirurgici, visite, finalmente da qualche tempo posso camminare in maniera libera e ho iniziato la terapia. Ci vorrà ancora un bel po' prima che io sia in grado di fare le uscite di prima, però perlomeno sono semovente e questo è un notevole passo in avanti. Ciò detto, il video di oggi riguarderà una delle mie uscite passate, quindi è un altro episodio della serie Racconti fotografici, come si dice. Questa volta vi porterò in un posto che è famosissimo nel Lazio, ma io dico anche in tutta Italia, se non nel mondo. È uno dei più fotografati, è stato il set di numerosi film, di numerose scene di film, e stiamo parlando delle cascate di Monte Gelato. È un'uscita che io ho fatto più di 3 anni fa, più o meno in questa stagione, a gennaio, e quindi l'ambientazione è invernale. È un posto che è molto frequentato, infatti è molto vicino alla strada, l'accesso diciamo a questa zona è molto vicina alla strada, c'è un grande parcheggio ed è sempre molto frequentata, soprattutto in tutte le stagioni tranne che in inverno. Infatti a suo tempo ho approfittato proprio di questa stagione per avere un po' il posto tutto per me. L'uscita si è suddivisa in 2 giorni consecutivi, ma questo ci importa poco, e ha riguardato solo un piccolo pezzo della Valle del Treia, quindi la parte iniziale, quello delle cascate di Monte Gelato appunto, e le zone subito dopo. Queste cascate hanno origine da una mola, che poi vedremo, e sono molto suggestive. Per cui il fatto che io non sia molto abituato ad uscire si vede anche dal fatto che mi sono scordato il microfono, è un modo anche per testare i microfoni della Action Cam, così vediamo se sono decenti oppure no. Per cui vi saluto, vi auguro buona visione e ci vediamo dopo. Le cascate di Monte Gelato sono nel comune di Mazzano Romano e ci si può arrivare comodamente da Roma oppure anche da nord lungo la Cassia Bis. Si esce a Sette Vene, dopodiché si prende una strada provinciale che porta in pochi chilometri alle cascate di Monte Gelato. Una volta arrivati nell'area delle cascate c'è un ampissimo parcheggio molto comodo per parcheggiare le macchine. Infatti, se non mi ricordo male, è vietato parcheggiare lungo la strada. Subito lì vicino c'è un agriturismo e anche un ristorante, qualora si voglia passare una domenica in famiglia e avere l'opportunità di giocare con i bambini oppure di mangiare. Le cascate di Monte Gelato sono parte del parco naturale della Valle del Treia, che qui vediamo nell'immagine. Sono proprio a sud, nel lembo sud di questo parco, che si estende molto più verso nord, però l'oggetto diciamo di questa uscita è solamente appunto la parte delle cascate di Monte Gelato e i loro dintorni. Direttamente dalla strada c'è l'accesso alla mola, che è poi la struttura che ha determinato l'esistenza delle cascate. Infatti le cascate non sono naturali, sono create appunto dalle strutture a suo tempo costruite per creare appunto il passaggio dell'acqua per far funzionare la mola stessa. Le cascate quindi non sono naturali, sono concentrate tutte in quel punto, quindi l'escursione, qualora si voglia vedere solamente queste cascate, è molto semplice, è molto breve ed offre nel giro di pochissimo spazio uno spettacolo unico. Quest'immagine presenta degli elementi fotografici
di interesse. Infatti sussiste una linea trasversale che conduce l'occhio lungo tutta l'immagine. C'è anche un primo piano costituito da questa roccia in basso a sinistra e uno sfondo con il muretto e la cascatella in alto a destra. Quindi un'immagine che per iniziare non è malvagia, come sempre non è un'immagine da concorso, però vediamo com'è venuta alla fine. Uno degli obiettivi che ho avuto in questa uscita era quello di sperimentare anche con le lunghe e lunghissime esposizioni e anche con il filtro polarizzatore. Questa immagine qui contiene tutti gli elementi fotografici che uno possa ricercare quando si fa fotografia di paesaggio. Infatti abbiamo un primo piano costituito da questa roccia che è molto prominente, uno sfondo costituito dalle cascate. Tra il primo piano e lo sfondo c'è questo movimento dell'acqua che costituisce un piano intermedio con queste scie di questa schiuma, e in più, come potete vedere, l'effetto del polarizzatore è molto accentuato in quanto l'acqua viene resa trasparente e viene azzerato completamente il riflesso che abbiamo visto in qualche immagine precedente sulla stessa immagine. Per questa foto ho utilizzato tra l'altro un filtro ND da 10 stop che mi ha consentito, nonostante fossimo in pieno giorno, di poter evidenziare l'effetto del movimento dell'acqua. Vediamo com'è venuta questa foto. In quest'altra immagine ci sono più o meno gli stessi elementi compositivi di quella precedente, quindi c'è un primo piano costituito da queste radici e uno sfondo costituito dalle cascate. In questo caso qui ho preferito non usare un filtro ND per avere un po' più di struttura nell'acqua, usando comunque dei tempi di scatto sufficientemente lunghi per comunque evidenziare il movimento dell'acqua sulla cascata. Invece la struttura dell'acqua nel lago è rimasta più evidente. Vediamo come è venuta questa foto.
Quest'altra immagine ha degli elementi compositivi presi un po' dalle immagini precedenti. Infatti abbiamo un primo piano con queste splendide radici di questi alberi e poi abbiamo una linea trasversale che appunto conduce l'occhio dell'osservatore dal primo piano al resto della fotografia, che è costituito dall'acqua e dal suo movimento. In questo caso, per realizzarlo ho usato un filtro ND da 6 stop che mi ha dato un tempo di scatto sufficientemente lungo, e vediamo come è venuta l'immagine. Gli elementi compositivi di questa immagine, che secondo me sono molto interessanti, sono il primo piano, queste due rocce ai due lati, che peraltro costituiscono anche delle linee che inducono l'occhio a guardare verso il soggetto principale, che è la cascata al centro dell'immagine, per poi avere sullo sfondo le cascatine un po' più piccole, un po' più lontane, che sono subito sopra di essa. In questo caso ho usato un filtro ND da 6 stop per avere l'effetto che cercavo. In questo caso, tra l'altro, il filtro polarizzatore non l'ho usato perché volevo avere la schiuma che formasse questo effetto bianco per evidenziare il movimento dell'acqua. Vediamo come è venuta l'immagine. Proseguendo lungo il fiume Treia, ci si addentra più verso nord nel parco della valle del fiume Treia, appunto. Il sentiero viene considerato per esperti, anche se in realtà, dal mio punto di vista, chiunque lo può fare. È un sentiero ben attrezzato, molto evidente, in certi punti un po' ripido e ci sono degli scalini un po' difficili da superare, ma niente di che, una persona normale lo può fare serenamente. Io mi sono addentrato per un chilometro o due lungo il fiume Treia, il quale mi ha regalato degli scorci molto interessanti, molto piacevoli. In questo caso però sono stato attratto da queste alghe o radici, non ho capito bene che cosa siano, di colore rosa dentro l'acqua, e quindi ho pensato che valesse la pena di fotografarle e di provare a tirare fuori un'immagine. Vediamo com'è venuta.
questo caso qui mi è molto piaciuto il movimento dell'acqua dentro al bosco, con questa atmosfera molto invernale, con i residui delle foglie cadute nell'autunno precedente, e quindi mi sembrava un'immagine molto eterea che ho voluto provare ad elaborare, e vediamo com'è avvenuta. Bene, allora spero che il video e le foto vi siano piaciute, vi siano interessate, che vi abbiano dato uno spunto per una visita. Sono sicuramente delle bellissime cascate, un bellissimo posto che vale la pena di essere visitato in ogni stagione dell'anno. Se il video vi è piaciuto, quindi vi fate piacere se mettete un like, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta. Buona giornata!